Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha, la moto di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, il modello in scala 1:4, l'edizione De Agostini, l'uscita è la numero 32. Vado subito a vedere il contenuto e a procedere al montaggio. Per tutti coloro i quali abbiano intenzione di dare lettura al testo interno del fascicolo, oltre che guardare le immagini, potranno soddisfare la loro curiosità andando a guardare il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto saluto tutti i miei iscritti e, come vi ho detto già nei video precedenti, siamo arrivati ad oltre 1 milione di visualizzazioni totali. Grazie di cuore a voi tutti, perché è solo merito vostro che siete la vita del canale. Alle persone non iscritte, sempre che ne abbiano piacere, ricordo loro che l'iscrizione è gratuita, quindi di iscriversi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non vi sono solo moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Adesso qui fate molta attenzione, adesso vi elenco i pezzi e poi vi faccio notare questi due perni che a me sono già piegati, guardate, quindi fate attenzione, non sono danneggiati, però è molto rischioso, ecco, andare a lavorare con le dita magari e dimenticarsi dei perni sotto. È molto rischioso perché facilmente si possono danneggiare, quindi attenzione. Questa è la campana della frizione, tutto ciò che vedete è in plastica. Abbiamo 3 dischi intermedi, li riconoscete perché sono tutti uguali tra loro, mentre invece questi, uno con i fori e il disco finale che metteremo quindi per chiudere tutti i dischi che andremo a mettere, e questo è quello iniziale. Vedete che ha il bordino? Questi invece no, e ne abbiamo 3. Cerco di mettere a fuoco l'immagine un attimo. Ok, qui è liscio, qui abbiamo invece questa scanalatura, vedete? Bene, è molto semplice il montaggio, guardate, sempre facendo attenzione ai perni. Qui abbiamo un segmento di riferimento obbligatorio dove deve andarsi a inserire ogni disco che ha questa tacca. Primo disco da inserire, guardate, questo lo giriamo con la parte scanalata verso la campana e andando a inserire qui dove c'è il segmento. Guardate bene. Alla fine dovrà rimanervi così, tutto attaccato sotto. Poi prendiamo i 3 dischi, quelli uguali. Lasciamo da parte quello con i 2 occhioli. I dischi non c'è alcuna differenza a metterli così o in questa maniera, solo che potrete notare che qua abbiamo questi 3 cerchi di plastica su ognuno da una facciata sola. Ebbene, io questi 3 cerchietti di plastica li faccio andare in battuta qui. Vado sul segmento e inserisco. E faccio la stessa cosa con questo, vedete? Qua abbiamo i 3 cerchietti di plastica, questi sulla plastica intendo, vediamo se riesco a farveli vedere. Ecco, questi, 1, 2 e 3. Così. Vedete che non si vedono qui perché li ho messi sotto. Mando in giù, tutto in battuta. Inserisco anche questo.
perfetto, voilà, e infine inserisco questo, ma con la scanalatura rivolta verso di voi, la parte liscia sotto, così. Ecco, qui bisogna fare attenzione ai perni. Io ho messo il dito indice dietro facendo attenzione a non ferirvi con il cacciavite con la punta più piccola, e sono andato a farmi l'invito, ovviamente non lo faccio attraversare il foro, l'invito a cono. Questo vi aiuta sicuramente a non danneggiare i perni e ad aiutarvi nell'inserimento. Ecco qua, guardo anche qui ovviamente la posizione del segmento e inserisco. Un po' da una parte, un po' dall'altra, delicatamente, guardate. Ecco, questo è il risultato finale, guardate la scanalatura qui. Avete visto, avrebbero potuto fare una fusione unica, invece sono andati a fare una cosa di questo genere, bellissima. Io ritengo che sia un particolare molto molto accurato. Bene, il montaggio è terminato, adesso rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 32 e poi ci salutiamo. Ok, ecco qui questa opera d'arte praticamente tutta in metallo, pochissimi elementi di plastica, molto pesante. Gruppo marmitta, terminale di scarico, tutto in metallo, le sonde lambda che andrò a incollare solo alla fine come vi ho già spiegato in diversi video. Qui le parole non servono. Sarà veramente un modello meraviglioso. Gruppo radiatori, acqua e olio. Pignone in metallo, necessariamente in metallo perché la catena è in metallo come quella vera, e gli ultimi due pezzi airbox, simil carbonio, guardate che finitura splendida, e qui abbiamo il gruppo di ammortizzatori anteriori in scala 1 a 4, praticamente è una moto vera, meravigliosa, sembra vera.
Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso seguitemi perché andiamo a completare la frizione con il filmato del montaggio numero 33 e poi, se avete piacere, guardate sulla playlist perché ci sono tanti altri modelli che sto montando e sempre più persone si affidano al mio montaggio e io di questo ve ne sono grato, soprattutto al di là del fatto economico. È proprio un fatto di fiducia. Ecco, questa quando si riesce ad acquisire la fiducia, per me è veramente qualcosa che va oltre ogni cosa. Grazie a tutti ragazzi.